Esistono storie che raccontano gesta epiche, gesta eroiche in mondi fantastici. Al contempo esistono anche delle storie che narrano eventi tristi, eventi drammatici, storie di perdita. Ed Erenshore unisce un po' tutto questo, dove ogni suono è un ricordo ed ogni silenzio è un presagio. Salve a tutti, il mio nome è Daniele Coppola e sono un compositore di musiche per videogiochi, anche se la storia mi ricorda come Elrond, il bardo errante. E oggi voglio parlarvi delle musiche che ho composto per Erenshore, l'MMORPG simulato a cui sto lavorando in questo ultimo periodo della mia carriera. Sigla! Comporre le musiche di Erenshore è stato molto divertente, ma anche molto particolare. Attualmente sono 7, verranno aggiunte altre durante il corso dell'Early Access, ma in questo video qui ci concentreremo su 3 brani. Vai con la musica! Echoes of Erenshore è il nome del tema principale del gioco in questione ed è un tema che è diviso praticamente in due. C'è un tema... Spada mi ha cacato il cazzo. C'è una parte che è quella iniziale, che è il tema eroico, e la parte successiva che è il tema contrastante drammatico. Il tema fa questo movimento qui. Pam, pam, pa, pa, pam, 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 pam. C'è la risposta dei corni francesi e dei tromboni che risale po po. Parte dell'esperienza del gioco è proprio quello di riscoprire queste Erenshore, le terre scoperte sì dagli esseri umani, anticamente si narra popolate dagli dei. Il nostro scopo è proprio quello di andare a recuperare questi ricordi. La camminata sulle Erenshore scende in basso per recuperare dei ricordi sotterrati, riportiamoli su po po. Nella seconda parte c'è in realtà un pezzo di leitmotiv che racconta una parte drammatica. Questo tema qui in realtà fa parte sì del tema principale di Erenshore, ma in realtà quel pezzo lì è il tema di un'altra zona, di un'altra musica che andremo proprio ad analizzare più avanti nel video. E in qualche modo sono due contrasti, come ho detto prima, la parte eroica, la parte drammatica, quindi quella parte lì drammatica è una parte dei ricordi che il giocatore poi andrà a riscoprire. Però questa parte qui magari vediamola più avanti. Port Azur è la città principale di Erenshore, dove anche il giocatore e anche gli altri giocatori si ritroveranno in un posto che possono chiamare casa. Partiamo già dal tempo, il 3/4. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perché il 3/4 funziona molto bene con la sensazione di comfort, la sensazione di protezione? Il 3, proprio a livello musicale e fisiologico, rallenta il battito cardiaco, dà appunto quella sensazione di essere protetto da tutti i problemi che magari ci circondano o che
pensiamo ci possano circondare. Questa caratteristica qui è molto importante, anche paragonata poi alle zone che circondano quella città, che non è solo una questione di 3/4, che non siano 3/4, 4/4 o 6/8, quello che sia, ma che hanno proprio un mood differente rispetto a tutte le altre zone. In più c'è diciamo questa caratteristica, questa melodia sembra quasi emulare un respiro. Difatti la melodia principale è suonata da un flauto, quindi uno strumento a legno, uno strumento che viene suonato proprio attraverso il respiro umano. Tu 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 tu. Se ci fate caso sembra proprio a volte la ghianda. Tu 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 nu 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 nu. Come se la città stesse cullando gli abitanti, la popolazione e anche in questo caso il giocatore. E qui arriviamo al punto anticipato durante la spiegazione e l'analisi del main team. La seconda parte del main team in realtà è il tema principale del deserto di Braxonia. Allora, perché ho deciso di unire il tema di un posto, diciamo di una zona di Erenshor con il tema principale di Erenshor, che in realtà vuole riassumere, raccontare tutta l'avventura di Erenshor? La mia decisione è stata presa dopo aver letto, comunque essendomi informato della storia del deserto. E si narra che in quella zona lì vivesse un dio che aveva un amante. La sua amante è stata rapita da un necromante, fatto rima amante, necromante, che le ha rubato i poteri, e per la rabbia, per la sofferenza, per fermare anche il necromante, questo dio ha ricoperto tutta la terra di deserto. Il brano comincia proprio con la nota di sol più alta, sì o no, forse non la più alta, ma quella, vabbè, che sta a indicare proprio la luce del sole cocente che va a toccare la sabbia. Quindi, ritornando alla nota, il sol più alto che indica il sole e che poi scende tutto verso il basso. Dà proprio quella sensazione, almeno la mia intenzione era proprio di dare la sensazione del dio sofferente che ricopre dall'alto verso il basso la terra con la sabbia. E siamo arrivati alla fine di questo video dedicato a Erenshor, anche se ci sono altre musiche che ho composto, però ho preferito dedicare un unico video a questi temi qua che in qualche modo erano collegati tra di loro, soprattutto il tema principale è quello del deserto di Braxonia. Se vi è piaciuto questo video e siete interessati a seguire altri video del genere, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere i prossimi video che caricherò. E in più, come sempre, vi ricordo che se andate nella descrizione del video troverete il link che vi porterà alla landing page del mio sito web, dove troverete il form per iscrivervi alla mia newsletter, e se lo farete riceverete in regalo Into the Dungeon Rise of the Dragons, un album di 5 tracce completamente fantasy che potrete utilizzare, ascoltare e analizzare quando e dove volete. Ovviamente non andate a vendere i miei brani, perché altrimenti vi apro il culo. E con questo Eldreon, il vostro bardo errante, chiude questo video e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!